Salve, siamo quelli di Gaze. Continuiamo piano piano a cercare di entrare in un mondo che paradossalmente è diffuso, è comunicato, ma in una forma che spesso non è quella reale. E quindi proviamo a implementare la conoscenza dell'ipnologia, della fascinazione e comunque dell'utilizzo di stati di coscienza alterata per avere dei benefici a livello personale e non legati alla figura di un ipnotista, ipnologo o personaggio comunque straordinario, ma legando queste possibilità a ciascuno di noi, visto che è uno degli aspetti più naturali e più connotati alla fisiologia di ciascuno di noi. Nell'ultimo video ci eravamo lasciati con una foto, in quanto statica, degli occhi, dei miei occhi che potrebbero essere gli occhi di chiunque altro. Questo solo per iniziare ad introdurre anche concretamente l'effetto della fascinazione. La fascinazione, l'abbiamo detto altre volte, è una forma particolare di ipnologia, una delle più antiche, con una forte matrice latina e successivamente italiana, e un tipo di ipnologia intesa come possibilità di accedere a risorse ulteriori del corpo umano, ulteriori e superiori del corpo umano, attraverso lo sguardo. Lo abbiamo detto altre volte, lo sguardo è comunque qualcosa di potentissimo, interessantissimo e sicuramente influenzante. Una persona che guarda un'altra persona non rimane mai indifferente, né lei né la persona guardata, e questa è un'esperienza comune a ciascuno di noi. Se voi fissate lo sguardo, gli occhi di un'altra persona, vi accorgereste subito, avvertireste subito delle sensazioni interessantissime, a partire da una sensazione forte di calore a un rilassamento generalizzato. Ecco perché nell'ultimo video abbiamo messo un minuto o poco più di un minuto di uno sguardo diciamo abbastanza allenato alla fascinazione. Se voi prendeste quel minuto e fissaste quello sguardo, piuttosto che, ancor più semplicemente, se voi prendeste uno specchio e fissaste voi stessi, vi accorgereste proprio di questo effetto, cioè di un qualcosa che cambia dentro. Vi rendereste conto di quanto tutto questo sia vero proprio dal fatto che, fissando voi stessi, sentireste sensazioni strane, straordinarie, addirittura interessanti dal punto di vista neurofisiologico. I grandi fascinatori, l'ultimo dei quali è riconosciutamente Erminio di Pisa, erano persone che quasi professionalmente tenevano incontri nei teatri o in degli studi personali o collettivi, addirittura incontri con più persone, dove utilizzando lo sguardo riuscivano a interagire con le dipendenze di alcune persone, di alcuni clienti, dipendenze da alcol, da droga, dipendenze da gioco, o addirittura riuscivano a eliminare, attutire
diminuire, controllare dolori fisici. Tutto questo che sembra piuttosto folcloristico, soprattutto in questi rarissimi video che datano 30 o 40 anni, sono invece effetti conosciutissimi. Durante le guerre mondiali, quando i medicinali al fronte non erano disponibili, spesso erano questi gli strumenti più forti per attutire il dolore delle ferite. La fascinazione ha una forte capacità analgesica. La fascinazione, cioè l'uso dello sguardo, è in grado di provocare una forte vasodilatazione che spesso annulla, diminuisce, sembrerebbe far scomparire addirittura dolori alla schiena, lombosciatalgie e altri dolori più o meno cronici, magari derivanti da posture, sforzi o addirittura affaticamenti da lavoro, tipo fastidi al collo, fastidi alla parte lombare. Tutto questo sembra molto strano, molto lontano, molto legato a chiacchiere piuttosto che fatti, e invece è molto più facile e concreto di quanto immaginiate. Per questo, adesso che ho inserito un minimo di spiegazione in più, provate a guardare ancora una volta gli occhi, immaginando, pensando in maniera profonda a quello che voi vorreste migliorare. Immaginate per esempio che voi abbiate una difficoltà a prendere sonno. È una cosa che soprattutto dopo il Covid è piuttosto diffusa. Se voi andate in una qualsiasi farmacia troverete compartimenti interi dedicati alla melatonina piuttosto che a pasticche, caramelle o qualsiasi altra cosa che possa facilitare il sonno. Adesso invece fate questa prova. Metteremo ancora 20-30 secondi del solito sguardo, ovviamente non è dal vivo, però ricordate che se il vostro impegno è forte, anche questo piccolo strumento può essere forte. Quindi guardate intensamente per la durata, che sarà un minuto scarso, lo sguardo che metteremo alla fine di questo video, e pensate fortemente di voler dormire molto più comodamente, molto più velocemente, molto più profondamente del solito. Vi saluto, aggiungeremo in coda dopo i saluti un minuto di sguardo, iniziate ad utilizzarlo per fini concreti. Quando questi video raggiungeranno una virgolette popolazione più ampia, inizieremo anche a fare qualcosa di interattivo e vi garantisco che sarà abbastanza sorprendente. Ciao a tutti e al prossimo video.